Ma sei ancora sveglio? Questo non va bene. Questo non va bene, non ne sarà affatto contento. Chi? Nessuno. Nessuno. Io non ne sono contento. Cosa ci fai ancora sveglio? Beh, è chiaro che io sia Babbo Natale, no? Ho la barba, il cappello e ho anche il sacco, mi sembra chiaro. Ma tu cosa ci fai ancora sveglio? Non riuscivi a dormire? Beh, se sei sveglio mi sembra ovvio. Sì, sì, mi sono smagrito, ma comunque non mi sembra il caso di farlo notare, no? Se sono troppo grasso, sono fuori forma. Se mi metto in forma, sono troppo magro. Ma questa è una barba posticcia. No, 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 no. Ma comunque smetti di fare queste domande impertinenti. Cosa ci faccio qui? Mi sembra chiaro. Non posso mica aspettare la notte di Natale per scoprire se ci sono cani da guardia, antifurto, case con delle serrature antiscasso, no? Devo andare qualche giorno prima. Oh sì, e va bene. Non sono Babbo Natale, sono il suo assistente, Carlo. Sei contento? Ok. Beh, te l'ho detto, sono qui per cercare di capire se le case in cui deve entrare sono facilmente raggiungibili oppure no. Insomma, ci sono case che non hanno il caminetto. La gente come si aspetta che lui possa entrare? Ci va qualcuno che controlli prima? Sì, e poi devo dirti la verità. Non è molto sicuro del tuo anno? Cosa significa? Beh, chiaramente significa che non sa se meriti il tuo regalo. Il tuo regalo che peraltro è qui. Certo, ti svelo un altro segreto, ma dovrebbe rimanere tra di noi. I regali Babbo Natale non li porta mica tutti al 25. In parte li portiamo noi, i suoi assistenti. Certo, non sono tutti bravi come il sottoscritto, ma questa è un'altra storia. Abbiamo delle scatole speciali, delle scatole magiche che si nascondono fino al 25 e poi al 25, paf, sotto l'albero, si riempie. Beh, come ti dicevo, Babbo Natale non è sicuro del tuo anno e quindi, già che sei sveglio, meglio rivalutarlo assieme, no? Insomma, io sarei ben felice di riportarmi a casa il tuo regalo. Sai, anche questo è un altro segreto. Anche per Babbo Natale, lui non lo sa, ma i regali che non vanno consegnati li tengo io. Quindi, insomma, capisci? Se tu non meriti il tuo regalo, meglio per me, naturalmente. Allora ripetimi il tuo cognome. Non ricordo di aver visto molte buone azioni per questo cognome, quindi inizio a prepararmi a scartare un regalo in più. Allora, con 1 o 2 T. Caro mio, non ho buone notizie. Cosa significa? Indicativamente questo, pagina bianca. E penso che ci arriverei da solo a cosa significhi una pagina bianca, no? Niente buone azioni, niente regalo. Hai fatto tante buone azioni. E pensi che a Babbo Natale siano fuggite tutte? Ma più che a Babbo Natale, che poverino quello, ormai a una certa, credi che siano sfuggite a me? E dai. Però, dato che sono l'assistente di Babbo Natale, sono pronto a cercare di essere un po' più gentile e comprensivo, anche se pagina bianca non se lo meriterebbe, eh? Quindi dimmi pure, quali buone azioni avresti fatto quest'anno? Tante azioni. Beh, tu dimmene 5 e se me ne troverai 5 che riterrò valide, magari potrei pensare di lasciare il tuo regalo anziché di portarlo nel mio
magazzino privato. Hai mangiato tutte le verdure? Allora, così, quanti anni hai? 3? Perché come buona azione non mi sembra proprio delle migliori. E soprattutto, credi che io non sappia che le mangiate 3 volte in tutto l'anno? Però vabbè, segniamocela. Ha mangiato le verdure 3 volte. Che buona azione, attenzione. Ne rimangono comunque 4, anzi direi comunque 5, ma facciamo finta, tanto 5 non ci arriviamo comunque. Hai aiutato i tuoi vicini a ritrovare il gatto? Ricordami il nome dei tuoi vicini. Sì. Quelli che hanno 2 figli anche, no? Beh, sarai contento di sapere che i tuoi vicini odiano i gatti e ne sono allergici mortalmente. Quindi questa va nelle cattive azioni. Hai raccontato una bugia a Carlo, il miglior assistente di sempre di Babbo Natale. Quindi, bugiardo. Ti si mette molto male per te, te ne rendi conto, sì? Perché con questa bugia, non lo so, magari il regalo di Natale non ti arriverà neanche l'anno prossimo, l'anno dopo ancora e quello dopo ancora. Però va bene, vediamo se riesci a ricompensare con una super buona azione. Hai aiutato una vecchina ad attraversare la strada? Sì. Come dirtelo? Pensi che io faccia l'assistente di Babbo Natale da ieri? Eh no, perché è la scusa più antica del mondo. Ma tu l'hai aiutata davvero? Certo, no, perché poi immagino, e quest'anno sicuramente sarei stato in giro tutto l'anno, specie i primi mesi, no? Le vecchine poi tutte in giro a fare la spesa. Io la segno, ma anche questa mi puzza assai. Però, sia mai, controllerò. Ha aiutato una vecchina ad attraversare la strada in piena quarantena. E per favore, dai. Poi, cos'altro? Pensi che io non sia titolato a farti queste domande? Pensi forse che un cappello di Babbo Natale, una barba posticcia e una divisa da Babbo Natale le si possa trovare in qualsiasi negozio al giorno d'oggi? Certo, ma non originali, e solo questa è originale. Non vorrei mica vedere il tagliandino di originalità, spero. Guarda che per te si mette molto male. Mi dà dell'impostore. Cioè, tu hai capito che sono Carlo, l'assistente di Babbo Natale? Comunque vorrei anche dirti che quando Babbo Natale sarò io a prendere il suo posto, quindi stai ben attento, perché come ti dicevo, ormai ha una certa, poverino, però quindi magari l'anno prossimo potrei già esserci io al suo posto, e in quel caso qui non passo certo più. Stai attento, stai attento. Quindi hai pensato a qualche altra buona azione? No, non te ne vengono in mente altre. Eppure mi sembrava di aver capito che ne avessi fatte così tante. Molto curioso, molto curioso. Diciamo che la tua bugiardite sembra essere quasi patologica. È patologica? No, secondo me sì e non ne sei ancora conscio. Comunque, dato che la tua memoria non vuole collaborare, forse se ti mostro quello che potresti ricevere, ti si aprirà un po' di più la mente, o l'inventiva delle bugie e delle buone azioni. Ta-da! Era quello che volevi, no? Ti sto prendendo in giro, è chiaro che questa è la scatola magica di Babbo Natale e non sai qual è il contenuto.
ma posso garantirti che qui dentro, proprio qui dentro, dentro questa scatola, c'è il tuo desiderio più grande di quest'anno. Sarebbe un peccato se questo desiderio rimanesse a me, del mio magazzino. Magari neanche aperto perché, sai, ne prendo così tanti ogni anno. Sì, sì, lo vedo che le rotelle nella tua testa iniziano a girare freneticamente. È una bella scatola, è una bella scatola. Naturalmente l'ho pensata io, quindi non lo so. Trovi qualche altra idea e ti lascio la scatola? Oppure questa scatola torna con me al polo? Tutto dipende da te. Questa già mi suona meglio. Potrebbe quasi passare per una buona azione. Però ne mancano ancora parecchie. Quindi questa è senz'altro falsa, ma devo dire che l'hai ben pensata. E comunque siamo sotto Natale, anche io sono un po' più buono. Quindi farò finta di crederci e te la passerò per buona, questa. Ma te lo dico, se la prossima non sarà perfetta, questo torna al polo con me, non avrai altra occasione per rimediare. Oh no, oh no. Quindi tu pensaci, io te la mostro per bene questa scatola, così magari riesci a intuire cosa c'è dentro. Magari il pensiero del super regalo che potrebbe esserci qui dentro ti aprirà la memoria, la creatività e i buoni pensieri. Oh, questa sì che è una buona pensata, un'ottima pensata, ma non lo so, ci hai messo un po' più di quanto avrei voluto. Quindi facciamo così. Hai preparato latte e biscotti? Il latte e i biscotti per Babbo Natale, ovviamente, chissà per chi. Sì, ma tanto lui è vecchio, non li mangia, la glicemia, non può mangiarli, cioè è normale che li mangiamo noi assistenti. Specie io, sono molto goloso. Non li hai preparati? Cosa significa che non è ancora Natale? Cioè, allora, regola numero 1, mai farsi trovare impreparati. Regola numero 2, sempre avere latte e biscotti. Cioè, vanno di pari passo queste due regole. Cosa vi insegnano a scuola? Sconvolto, sconvolto. Senti, io ora dovrei proseguire il mio giro. Tu mi hai già fatto perdere abbastanza tempo. Facciamo così. Tra un'oretta io ripasso. Se trovo latte e biscotti in giusta quantità, e come ti dicevo sono un gran goloso, quindi la giusta quantità è tanto, beh, in quel caso potrei anche decidere di lasciare questa scatola, così che al 25 tu possa aprirla e avere il tuo bel regalo. Se così non fosse, beh, questa torna al polo con me naturalmente. Non ti va? Ecco, allora tanti biscotti e tanto latte. Latte anche caldo. Senti, ti ho detto che torno tra un'ora, tu scaldalo all'incirca tra un'oretta. Non ci va tanto, eh? Facciamo così. Non è proprio molto ben visto da Babbo Natale questo scambio di favori, ma Babbo Natale non ci sente più neanche molto, quindi non è un problema. Ottimo. Allora, mi raccomando, ricorda, tanti biscotti. Tanti biscotti. Tanti biscotti, ok? Ci siamo capiti? Bene. Allora io
proseguo il mio giro, eh? Dove troverei la scatola? Beh, è sotto l'albero di Natale ovviamente, ma te l'ho detto, fino al 25 non avrei modo né di aprirla né di vederla. Resterei col dubbio fino al giorno di Natale se hai messo abbastanza biscotti o meno. Il problema è tuo. Tu fai bene il tuo lavoro e io farò bene il mio, forse. Ok? Bene, io ora vado sulla slitta a cercare i prossimi fortunati che avranno a che fare con me. Ok? Benissimo. Tanti biscotti.